Cari fratelli, permettetemi una breve preghiera prima di cominciare la mia meditazione. Preghiera a San Ciel, Arcangelo. Santo Arcangelo Ciel, il cui nome vuol dire preghiera di Dio, aiutaci con i tuoi angeli a ottenere lo spirito di orazione. Insegnaci a pregare come il Signore ha pregato e come ci ha insegnato a pregare. Amen. Quando il cielo permise che Maria Santissima si manifestasse ai tre pastorelli di Fatima, Dio mandò per primo l'angelo del Portogallo, come viene di solito chiamato, ma che non era altro che San Michele. Infatti, quest'arcangelo glorioso venne già nel 1915, tra aprile e ottobre, per adempiere a una missione molto grande. Quando visitò i piccoli bambini, la prima cosa che imparò loro era la preghiera. Ecco quello che dice Suor Lucia, parlando di questo grande avvenimento e di questa preparazione. Arrivando vicino a noi, l'angelo ci disse: «Non temete, io sono l'angelo della pace. Pregate con me». E, inginocchiandosi a terra, egli curvò la fronte fino al suolo. Spinti da questo movimento soprannaturale, noi lo imitammo e ripetemmo le parole e li sentimmo pronunciare. E l'angelo disse: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano». Tramite questa preghiera, l'angelo della pace imparò due cose ai piccoli, in preparazione appunto alla venuta di Maria Santissima. Era venuto con un calice e quel calice in quel momento rimase sospeso per aria, mentre lui e i tre piccoli, con la testa fino a terra, adoravano, pregavano, riparavano. Maria Santissima, venendo a Manduria, ha voluto rimettere l'adorazione al centro della vita cristiana. Porta con sé Gesù sul petto. In questo messaggio che abbiamo letto, che risale al primo
settembre 1998, gli angeli hanno comunicato una cosa molto importante a Deborah e al mondo intero. Parla questo messaggio di pace, la pace che deve arrivare, ma dei pericoli incombono sul mondo. Questa pace è minacciata, dice l'angelo insieme ai suoi compagni, perché quel giorno una schiera di angeli venne a visitare Deborah appena svegliata. La Santissima Trinità, continua il messaggio, soffre per le bestemmie che si offrono a colei che brilla come la luce. Ecco, gli angeli ricordano che Maria Santissima, la tutta santa, quella che brilla come la luna, non viene accolta. Quante volte viene rispinta, bestemmiata, ridicolizzata. Anche in Francia c'è stato questo scempio che sul famoso giornale Charlie Hebdo tanti sono stati offesi a causa di queste cose innomabili che si sono dette e scritte sulla Vergine Santissima. Se l'uomo vuole accogliere, in modo particolare il cristiano vuole accogliere questo essere di luce che è Maria, insieme al messaggio che porta, ecco, dobbiamo forse riimparare a che cosa servono gli angeli, perché Dio li manda all'umanità. Se avrete l'occasione di rileggere questo bellissimo messaggio del 1° settembre 98, vedrete che il Signore, tramite i suoi angeli, parla di cose terribili che stanno per succedere. Anzitutto, verranno perseguitati i grandi testimoni, quelli che si sono dati a Dio per riparare, per pregare, ecco come l'ha manifestato l'angelo del Portogallo. Ecco, dobbiamo proprio riimparare chi sono questi nostri protettori, che stanno sempre vicino a noi, che soffrono quando vedono che ci comportiamo talvolta da cattivi cristiani, e tante volte dimentichiamo che loro sono in nostra presenza, come lo stanno anche in presenza di Dio. Quante volte nascondono il loro viso di fronte a quello che possiamo dire, fare, alle nostre opere non sempre cristiane. Agli angeli oggi è dato un grande compito. Tocca a voi considerarlo, dicono gli angeli a Deborah. La grande regina dei cieli ci ha comandato di inviarvi questo messaggio, poiché la misericordia di Dio è insondabile. Finché il Signore ci dia ancora il tempo, ecco, siamo noi davvero pronti a chiedere questo aiuto agli angeli. E spesse volte questo angelo custode che viene raffigurato sulle pie immaginette rimane solo un ricordo e non diventa una realtà. Gli angeli sono accanto a noi. Gli angeli ci vorrebbero dare la mano
ci vorrebbero proteggere, consigliare, illuminare, come quella preghiera bella in onore dell'arcangelo San Selasiel. Impariamo, fratelli e sorelle, a riscoprire questo immenso dono che Dio ci dà. Senza gli angeli, che possiamo fare? Quando il buon Dio chiuderà il cielo, o forse non lascerà più sentire la sua voce, a chi andremo? Se non agli angeli che potranno e saranno sempre quella mano tesa di Dio verso di noi. Oserei dire quasi questo telefono per comunicare col mondo spirituale. Ecco, cerchiamo di essere tramite loro quei servi che saranno forse scossi fortemente a livello di fede, perché i tempi che stanno per arrivare, ecco, saranno tempi di prova. Con gli angeli santi possiamo oltrepassare. Con gli angeli santi noi possiamo riportare delle vittorie e così potremo anche, come lo desidera il Signore e la Santissima Trinità, proclamare la regalità della Madre di Dio. Così sia.